Oggi a Dai Roma News. Tutti contro Mourinho. Comitati contro lo stadio. Falso il loro studio. Roma-Fiorentina. È andata bene così. Supercoppa femminile il 7 gennaio a Cremona. Mourinho non deve essere squalificato. Inizia Dai Roma News. Ben ritrovati alla nuova edizione di Dai Roma News. Prima di iniziare ti ricordo di mettere un mi piace e non mancare di iscriverti al nostro canale. La trasmissione viene pubblicata ogni martedì. Queste sono le notizie. Passiamo senza indugio a Cuoco e tu, Roma, figlia mea. Questa volta il titolo lo riprendo direttamente dal giornalista del quotidiano Il Dubbio, Daniele Zaccaria. Queste sono alcune parole che scrive nell'articolo dell'8 dicembre scorso. Ennesima inchiesta della Procura federale contro l'allenatore portoghese per i suoi attacchi agli arbitri. Un accanimento che non fermerà la sua sfida intellettuale al Palazzo del Pallone, e aggiunge, l'accanimento giudiziario però non servirà a nulla, come non è servito le altre volte, perché Mu continuerà a parlare, a punzecchiare, a provocare, a sparigliare con astuzia, e a farlo liberamente, come fosse una sfida intellettuale, senza filtri e protocolli, illuminando di luce riflessa i suoi tanti detrattori, perché ogni parola che dice, ogni dichiarazione che rilascia, diventa irrimediabilmente una notizia. Invece ecco quello che riporta su alcuni ex arbitri che oggi si ergono a nuovi Savonarola. A sentire Paolo Casarin, vecchio burocrate del mondo arbitrale ed ex designatore di categoria, sembra si stia parlando di Osama Bin Laden, e che in una recente trasmissione ha detto su Mourinho. È un nemico pubblico da abbattere, uno a cui la libertà di criticare tirando fuori cose di scarso contenuto non deve essere consentita, questa roba deve essere stroncata. E anche per la stampa, il giornalista, ha una visione chiara, perché scrive. Il tutto è legittimato da una stampa servile e moralista, che completa l'opera bacchettando chi rompe il giocattolo, chi ribalta la retorica del consenso e del salamelecco. Gli stessi che si accalcano ad intervistarlo, e sgomitano alle sue conferenze stampa, nella speranza di sparare un titolone a chiappa-click, per poi in redazione colpirlo con l'ipocrisia untuosa della predica. Mi fermo qui, perché questo articolo vale la pena di essere letto da tutti i tifosi romanisti e merita tutta la mia stima. Grazie, e alla prossima. A fronte di un corposo dossier prodotto da Nomisma, in cui si è sottolineata la richiesta dei cittadini di aumentare la capienza dello stadio, i comitati contro lo stadio, convocati dal presidente della commissione sport del comune, Bonessio, in un'audizione priva di valore, hanno presentato il controdossier. Un errore madornale, visto che i rappresentanti dei comitati hanno presentato uno studio sul consumo di suolo realizzato da Ispra, a sostegno delle proprie tesi, rivelatosi poi falso. Infatti proprio l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ai microfoni di Radio Roma Sound, ha negato di averlo realizzato. Diamo voce al commento del Il punto del mister. La partita contro la Fiorentina sarebbe stata un'altra cosa con la squadra al completo. La Roma l'avrebbe sicuramente vinta, anche subendo il gioco ed il possesso palla degli avversari. Avrebbe, la Roma, sicuramente raddoppiato e portato a casa 3 punti. Così non è andata, e tutti sappiamo perché, però questa volta non voglio soffermarmi sulle ovvietà. La prima fra tutte, l'infortunio di Dybala. Vero è che è un fuoriclasse di cristallo, ma stavolta è stata solo sfortuna, e penso sia giusto non aggiungere altro. Al di là di queste considerazioni, la squadra mi è piaciuta per l'atteggiamento, non faccio parte di quelli che vedono il bicchiere mezzo vuoto. Contro i viola che fanno possesso palla ed in quelle condizioni, e ricordo che in casa del Napoli vinsero giocando una grande partita, il bicchiere è sicuramente mezzo pieno. Sempre forza Roma! Data e orario sono ufficiali. Il 7 gennaio 2024, alle 15:15, si gioca la finale di Supercoppa italiana tra Roma e Juventus. Teatro della sfida sarà lo stadio Giovanni Zini di Cremona. Ulteriori dettagli sulla vendita dei biglietti saranno diffusi nei prossimi giorni, mentre la diretta televisiva dell'evento è stata affidata a Rai 2.
La squadra di Alessandro Spugna cercherà di difendere il titolo conquistato sempre contro le bianconere nel novembre 2022 allo Stadio Tardini di Parma. Un altro capitolo di storia da scrivere per le nostre campionesse d'Italia. Siamo arrivati al commento di Parla Pasquino. Il Tribunale dell'Inquisizione, a me risulta essere stato abolito nel lontano 1797, ma a quanto sembra ad oggi che siamo nel 2023, nella Procura Federale del Calcio Italiano, continua ad esistere, e a sentenziare condanne a chiunque ricada sotto il suo controllo. Ricordiamo i fatti. José Mourinho nella conferenza del prepartita con la squadra del Sassuolo, riferendosi all'arbitro Marcenaro, deputato ad arbitrare la partita, dice: non ha la stabilità emozionale sufficiente per una gara di questo livello. Il suo profilo non mi lascia tranquillo. Queste sono state le sue parole. Apriti cielo. Ecco che la Procura Federale apre un'indagine, i giornaloni subito a sentenziare. Le mani avanti di Mu, articolo del quotidiano La Repubblica, e poi altri ancora, ma voglio soprassedere solo per ricordare una cosa. È giusto che il procuratore federale eserciti in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. Ma poi, esercitare la sua competenza anche su una frase che, se compresa letteralmente, non reca offesa a nessuno. A me sembra che quest'organo voglia per forza dare la caccia alle streghe, e voglia intromettersi solo per difendere gli interessi di una classe arbitrale, una casta, che deve essere considerata alla stregua di tutti gli altri attori del mondo calciofilo, altrimenti torniamo indietro di 226 anni, al famoso Tribunale dell'Inquisizione. Oppure è prevenuta su Mourinho, e questo sarebbe molto più grave. Adesso che è stata chiusa l'inchiesta, speriamo in un rinsavimento della procura. E con ciò, ho detto tutto. E quindi, dai Roma! Per oggi terminiamo qui. Se ti è piaciuta la trasmissione metti un mi piace. Ricorda di seguire le nostre notizie, iscrivendoti al nostro canale. Per riascoltarci, noi pubblichiamo ogni martedì. Ci vediamo alla prossima edizione di Dai Roma News.